Ciao a tutti, era un po' che non facevo video a tema sociale, quindi eccomi qua a parlare, come avete visto dal titolo, della crisi economica e del mio punto di vista su questo. È un mio punto di vista ed è, da quello che ho sentito, è un po' fuori dal comune e per questo faccio il video. Faccio il video perché ho sentito spesso frasi del genere: siamo in crisi, quando si decideranno a finire la crisi, a farla finire, a interromperla, quando si decideranno a far tornare le cose come stavano. E quindi ho deciso di fare questo video perché queste affermazioni, cioè il fatto che ci sia qualcuno che sta facendo, che decide di far continuare la crisi e che prima o poi riuscirà a farla terminare, cioè deciderà di farla terminare, contiene una verità e un'illusione, a mio parere. La verità, la parte vera della cosa è che sicuramente c'è qualcuno che ha deciso a tavolino la crisi, quindi la crisi non è una cosa, diciamo, naturale, non viene così, cioè viene decisa. La parte di illusione è che ci sia la possibilità adesso di farla terminare, cioè da parte di chi ha deciso la crisi di farla terminare. Questa è la parte di illusione. E parte dell'illusione è anche il credere che la situazione sia ripristinabile come prima, che è quello appunto che sento dire, cioè che è possibile tornare alla situazione generale, sociale, precedente alla crisi. Questo far credere che la situazione sia ripristinabile, questo credere che la situazione sia ripristinabile non è un difetto di chi lo crede, ma è una strategia, serve a qualcuno. E veniamo alla spiegazione. Allora, io ho capito bene questa situazione grazie a un parallelismo fatto da un pensatore che seguo. Ha fatto un parallelo con una tavola imbandita, diciamo una cena all'italiana in famiglia o tra amici, un sabato, una domenica, a mezzogiorno, dove la tavolata è una grande tavolata con tanta gente, tanti parenti, tanti amici, un capotavola, e al capotavola viene portato una grossa teglia di pasta, ad esempio, e la prassi è che il capotavola fa girare la teglia tra tutti i commensali, cioè prende questa teglia piena, la fa girare tra i commensali senza prenderne lui. Quando la teglia ha finito il giro torna dal capotavola, il capotavola si serve, siccome è l'ultimo della tavolata, riesce a prenderne di più, come capotavola ne prende di più, perché è finito il giro, tutti hanno quello che dovevano avere e prende la sua parte più abbondante degli altri.
il tempo passa e la tavolata ovviamente si popola, si ingrandisce sempre di più la popolazione che è a tavola, che mangia. Si ripete questa circostanza, i giovani diventano adulti, gli adulti hanno figli, hanno nuovi figli, e quindi questa tavolata diventa sempre più affamata, si potrebbe dire. Il capotavola fa sempre la stessa cerimonia, cioè prende la teglia di pasta, sempre la stessa teglia, sempre la stessa quantità, la fa girare. Ogni volta che gli torna la teglia, siccome la tavola è sempre più affamata, la teglia è sempre più vuota. A un certo punto avrà porzioni più piccole degli altri, il capotavola, e quindi comincerà a pensare che c'è qualcosa che non funziona, fino a che gli arriverà la teglia vuota. A questo punto, e qui c'è il parallelo, l'unica decisione saggia è non far girare più da mangiare. In questo modo la tavola dovrebbe svuotarsi, o perché qualcuno decide di cambiare tavola, di non andare più a mangiare, o perché muore di fame, che so che è essendo una storia inventata, è comunque una cosa, diciamo, che fa gioco al parallelo, no? Quindi per un po' non gira più cibo in tavola, fino a che il capofamiglia decide che la tavola non si è ridimensionata al punto giusto, tale per cui se ricomincia a girare il cibo torna ad avanzarne per lui, quindi lui ha modo di mangiare di nuovo e la cosa ricomincia in questa maniera. Avete capito che in questo parallelo la tavolata, le persone sono la cittadinanza per quanto riguarda la nostra società, il cibo è la ricchezza, il capofamiglia è la politica o l'economia. Quindi la cittadinanza è in continua crescita, esattamente come la nostra società, i soldi sono in quantità limitata, quindi la pasta, il cibo, e il capofamiglia è l'economia, il potere economico o il potere politico, poi vedremo, cioè c'è anche un altro parallelo, c'è anche un secondo parallelo che è, diciamo, più strettamente economico, che è tra le grandi banche e i grandi investitori, il capofamiglia, le piccole banche e i medi investitori, che sarebbe diciamo la tavola imbandita, diciamo le persone a tavola, e sempre comunque la quantità di denaro, che è comunque sempre limitata, quindi la quantità di cibo. Ci può stare persino un terzo parallelo tra la politica, il capofamiglia, il benessere generale, il lavoro, diciamo, la possibilità di lavoro, il cibo, e la richiesta costante di maggior benessere della società, quindi i commensali. Veniamo quindi a descrivere meglio come funziona. Quando dico la crisi è finita, bisogna capire come funziona la crisi per vedere se effettivamente, come dico, è finita. Intanto abbiamo detto che la crisi è decisa a tavolino, e quindi, parlando di soldi, è decisa dal potere economico, cioè dalle banche e dai grandi investitori, quindi chi detiene la maggior parte del denaro e chi vuole sempre di più denaro. Nel momento in cui viene deciso anche quando farla iniziare, quanto farla durare, quando farla terminare. Quando la crisi è
attiva, diciamo, quando c'è crisi economica. Una cosa che sicuramente sappiamo è che non gira denaro, cioè durante la crisi economica i grandi investitori non fanno più girare denaro, esattamente come la pasta a tavola, per quello che è un buon parallelo. Questo perché se non gira più denaro, i piccoli e medi investitori e la gente che dipende dal denaro fallisce. Quello che abbiamo visto durante la crisi è che molti piccoli investitori hanno perso i loro capitali. Perdendo i loro capitali, praticamente sono posti a tavola in meno da sfamare, nel senso che voi sapete che l'investimento ha bisogno di un capitale, se il capitale svanisce non c'è più l'investimento, quindi questa persona che era un investitore si toglie dalla tavola. Se si toglie dalla tavola, esattamente nello stesso modo della tavola, il capofamiglia, cioè il potere economico, avrà più soldi da far girare perché non c'è più questa richiesta di questo piccolo investitore. Molti perdono la casa, perdono i loro averi, questi materiali tornano in circolo, quindi sempre più denaro per chi rimane all'interno della tavolata, diciamo, dell'economia. Quindi quello che fa una crisi economica è impoverire o far fallire i più deboli, esattamente come la mancanza di cibo a tavola. Il fatto quindi di poter dire che la crisi è finita è perché, come abbiamo detto, la crisi ha come caratteristica il fatto di non avere più denaro in circolo, e in effetti nel 2008 fino al 2010 era molto difficile avere un prestito, riuscire a farsi dare un prestito, mutui eccetera, erano parecchio difficili da ottenere, bisognava avere ottime caratteristiche come possibili debitori eccetera, no? Quindi non era per niente facile avere soldi in prestito. Diciamo che c'era appunto questo blocco della circolazione di denaro, voluto ovviamente, e appunto verso il 2010, fine 2010, inizio 2011, il denaro ha cominciato a girare di nuovo. Ora, nell'anno in cui siamo, è facile avere un prestito, siamo tornati alla normale facilità di avere un prestito. Quindi questo mi fa dire che la crisi è finita, cioè, tornando al parallelo, la pasta è tornata in tavola, quindi la crisi è una crisi che riguarda i soldi sono tornati a girare, quindi la crisi è finita. Quindi la crisi dura finché allora la crisi è messa in atto perché a tavola c'è troppa gente che mangia, quindi nella società ci sono troppi investitori, troppe piccole banche, troppa gente che vuole mangiare dal calderone dei soldi, e quindi troppo pochi soldi per i singoli e per chi ne ha tanti e vuole investire tanto e guadagnare tanto. La crisi sfoltisce il mercato, quindi fa fallire i singoli, piccoli medi investitori, fa chiudere le banche, le piccole banche, eccetera. Quindi falliti e chiusi questi piccoli investitori, il denaro può tornare a circolare, la pasta può tornare in tavola. I grossi mangiatori, cioè l'economia, chi gestisce l'economia, chi controlla l'economia, le grosse banche, i grossi investitori, possono tornare a mangiare in grandi porzioni come hanno sempre fatto. Quindi, guardando appunto come gira il cibo in tavola, quindi come sono girati i soldi, effettivamente la crisi è finita. È durata dal 2008 più o meno fino al 2010, fino a fine 2010, inizio 2011. L'inizio è stato abbastanza veloce quando è stata presa la decisione, la fine,
cioè il recupero, il ripristino del circolo di denaro è più lento, quindi intorno alla fine del 2010, inizio 2011. Sappiamo quindi che è servita a sfoltire i risparmiatori, gli investitori, è servita a sfoltire anche le banche. Sono fallite tante banche, tante piccole filiali, ed è servita anche a diminuire le aspettative dei risparmiatori investitori, cioè abbassare i tassi. Questo perché, diciamo, facciamo comunque un parallelismo con la tavolata imbandita. Dopo un periodo in cui il cibo non gira, chi riesce a tornare a tavola perché sa che il cibo comincerà a girare, ricordando il momento di crisi, cioè il momento in cui non c'era cibo, pensa di fare una cosa buona prendendo meno cibo, cioè cibandosi di meno, facendo sua una porzione inferiore, cosa che succede anche nell'investimento. Nell'investimento chi ha il denaro e era abituato a un certo tasso fino a un certo punto, dopo la crisi si accontenta di un tasso inferiore. Quindi questa è parte dello scopo della crisi. Ora viene da chiedersi perché tanta gente invece pensa che siamo ancora in crisi. Ovviamente non è un difetto delle persone, perché ce lo sentiamo dire tutti i giorni. Quindi i mass media, che sappiamo che sono governati dalla politica e dall'economia, ci dicono che c'è la crisi in questo momento, ormai da cosa sono? Ormai 10 anni, 9 anni. Ci dicono che c'è la crisi e a questo punto bisognerebbe capire perché serve continuare a dire che la crisi è in corso, che potrebbe finire, diciamo, no? È semplice, è una strategia. Le persone devono essere convinte che la crisi sia ancora in corso e che sia una situazione ripristinabile. La politica, prima di tutto, ha bisogno che la crisi sia in corso, perché così ha un sacco di promesse da poter fare. Noi sappiamo che la politica non vive su azioni, vive soprattutto su promesse. Quindi avere la crisi, avere una situazione, diciamo, che viene data come in sospeso e come possibile da sistemare grazie alla politica, vuol dire che la politica può continuare a fare un sacco di promesse. Così come anche tenere la crisi in sospeso, quindi sempre con la falsa possibilità che finisca, serve a tenere tutta la gente in sospeso, il che vuol dire che tutti stiamo aspettando, tutti quelli che credono che la crisi sia ancora in corso, stanno fermi, diciamo, ad aspettare che la crisi passi. Quindi non fanno nuovi investimenti, non fanno nuovi grandi acquisti, quindi non fanno girare i soldi, ma soprattutto non si aspettano nulla finché non ci sarà qualcuno che dice ok, adesso la crisi è finita, facciamo rigirare le cose. Quindi stanno pazientemente in attesa che succeda qualcosa, quindi non fanno richieste. Diciamo, stanno in attesa, non facendo richieste, particolari richieste. Un'altra cosa che non viene fatta è, se la crisi è ancora in corso, nessuno si muove per migliorare le cose, o perlomeno c'è questa, diciamo, indole ad aspettare che la crisi sia finita prima di fare, diciamo, grandi progetti per migliorare le cose. E soprattutto, siccome siamo convinti che nel ripristino dopo la crisi debba intervenire la politica, nessuno fa progetti se non vedendo partire la politica e l'economia a fare progetti nuovi. Quindi anche i nuovi progetti sono fermi, cioè le persone
che sono convinte che ci sia ancora la crisi aspettano a muoversi verso nuove cose. Un altro motivo, sempre legato a questa inerzia dovuta all'attesa della fine della crisi, è che se la crisi fosse stata pubblicizzata come terminata, la gente si sarebbe chiesta come mai la politica e l'economia non abbiano fatto quasi nulla di reale, tanto che sembra che siamo ancora in crisi, dopo la crisi, per far rifunzionare le cose, accorgendosi che la politica e l'economia non possono fare nulla per fare un ripristino dopo la crisi, e poi ci arriveremo sul perché, e quindi magari pensando di dire ok, siccome politica e economia non possono fare niente, mi tiro sulle maniche e faccio qualcosa io. Cioè io singolo, siccome la politica e l'economia non fanno niente per me, farò io qualcosa per me, quindi prendendo l'iniziativa. Questa è una cosa che ovviamente la politica e l'economia non vogliono, che i singoli si accorgano che il potere politico ed economico non possono fare niente per i singoli, e che i singoli si armino di coraggio e facciano qualcosa per conto loro, e quindi la crisi viene tenuta in sospeso anche per questo. Ovviamente poi, tenendo la notizia della crisi finita nascosta, soprattutto per la politica, ma anche l'economia, anche il potere economico, a un certo punto diciamo che si entra in un loop di bugie, no, di illusione, da cui non si può più uscire, perché se la situazione economica è questa e non siamo in crisi, automaticamente si capisce che il potere economico e il potere politico, che dicono di avere potere, che non possono fare niente, farebbero brutta figura a dire che la crisi è già finita da un bel pezzo e che non hanno fatto niente finora e che non possono fare niente. Quindi diciamo che si perpetra questa illusione anche per non fare brutta figura, per non avere poi la cittadinanza che dice ok, visto che la crisi è finita, fate qualcosa. Avete detto che finora che dovevate fare qualcosa per ripristinare la situazione, fatelo, stiamo aspettando. Siccome non può essere fatto niente, perché la crisi è finita già da un po' e non c'è niente da fare, e poi capiremo il perché, questa illusione deve continuare finché riuscirà a continuare. Probabilmente politica e economia vorrebbero farla continuare all'infinito, questa cosa della crisi che sta per terminare, che riusciremo a fare qualcosa uscendo dalla crisi. Quindi in pratica abbiamo detto, no? Abbiamo fatto il parallelo con la tavola. A tavola non gira più il cibo per aspettare che la gente se ne vada dalla tavola oppure che muoia di fame. La politica e l'economia hanno fatto lo stesso, non facendo più girare denaro, hanno impoverito le persone, quindi lo scopo era quello, era impoverire le persone, i singoli, diciamo, i piccoli investitori e le banche, far fallire le piccole banche e gli investitori. Quindi non è una situazione che la politica e l'economia vogliono ripristinare, cioè hanno ottenuto quello che volevano. Ecco quindi che capiamo anche il perché ci sembra di essere ancora in crisi, e ci viene detto che siamo ancora in crisi. La crisi è finita appunto nel 2010, ma è servita a creare un certo ambiente, un ambiente più povero, quindi una situazione generale più povera, una situazione generale in cui ci si aspetta di meno dal denaro, ma non solo, anche dal lavoro, quindi ci si aspettano retribuzioni più basse, ci si vende a prezzo meno caro, no? Quindi è stato svalutato il denaro, è stato svalutato, cioè l'aspettativa del denaro, non il denaro, è stata svalutata l'aspettativa di lavoro, è stata svalutata l'aspettativa di remunerazione del lavoro, è stata svalutata
persino l'aspettativa di qualità della vita. Quindi ci è stato insegnato, con questa crisi ci è stato insegnato a vivere con meno, per chi l'ha voluto imparare, per quelli che si sono trovati a fallire, diciamo, economicamente. Quindi ci è stato insegnato ad accontentarci di meno denaro. E anche il concetto di economia gestita da politica e potere economico serve anche ad abituarci a dipendere dai poteri. Quindi questa continua informazione che dice che la crisi è in corso e verrà ripristinata, cosa che appunto non è vera, ci abitua a dipendere dalla politica e a dipendere dall'economia, cioè ci abitua a derogare le nostre decisioni agli altri, quindi aspettarci che dell'economia, della parte economica si occupi il potere economico e della parte, diciamo, sociale del lavoro si occupi la polica. Quindi ci abituiamo a non prendere noi decisioni economiche e di lavoro, nel senso di non, per esempio, non pensare di creare un posto di lavoro, cioè creare noi il lavoro, ma aspettare che qualcuno lo crei per noi, che serva la politica per creare lavoro. E quindi diminuire la nostra iniziativa personale nell'attesa che i poteri che ci controllano facciano qualcosa per noi, facciano loro girare nuovamente l'economia, invece che lasciare a noi l'iniziativa. Questi poteri quindi ci insegnano da sempre a non, anzi non ci insegnano, diciamo che non incentivano, ecco, la possibilità che la gente prenda l'iniziativa. Quindi una cosa che vediamo sempre più disincentivata è l'autoproduzione di cibo, l'autoproduzione di energia, l'autoproduzione di beni, l'autoproduzione di qualsiasi cosa, no? Cioè la politica e l'economia cercano di ostacolare l'autoproduzione, perché questo ci fa dipendere sempre di più dai poteri economico e politico. Quindi abbiamo capito che il potere politico e il potere economico continuano con questa farsa della crisi proprio per mantenere e consolidare il potere che hanno sulle persone di controllo. Venendo al titolo, quindi la crisi è finita e viva la crisi, abbiamo capito bene, quindi la prima parte, la crisi è finita, abbiamo capito che è finita la crisi, finalmente. Molti l'hanno capito, ma molti, appunto, come dicevo, non l'hanno capito perché si fidano dei mass media. I mass media continuano a dirci, comandati dalla politica e dall'economia, continuano a dirci che la crisi è ancora in corso e che sarà ripristinabile, quindi molti hanno creduto a questo. Anche ho sentito diversi personaggi che seguo che vivono in camper sono convinti che la crisi sia ancora in corso e che prima o poi politica o economia metteranno fine alla crisi. Per questo che ho fatto il video. Ora, diciamo, nella frase, nel titolo, quindi la crisi è finita, viva la crisi, la prima parte l'abbiamo capita, la seconda parte potrebbe essere un po' equivoca, come viva la crisi ha portato la fame in Italia, perché molti, ricordiamolo, hanno perso casa, hanno perso i beni che avevano, sono falliti, no? Falliti economicamente, no? Quindi, voglio dire, la situazione non è per niente buona. Perché viva la crisi? Viva la crisi perché per chi ha saputo cogliere l'occasione di questa crisi, la crisi avrebbe dovuto insegnarci proprio il contrario di quello che è successo per molti, cioè avrebbe dovuto insegnarci che il potere economico e il potere politico decidono a tavolino la crisi per impoverirci, quindi siamo nelle loro mani, se vogliamo. Quindi
riconoscere questa cosa, riconoscere di essere controllati dal potere economico, dal potere politico, avrebbe potuto darci la forza, diciamo, creare l'occasione di capire quanto siamo controllati e decidere di non esserlo più, decidere quindi di rinunciare a essere controllati dal potere politico ed economico e pensare noi stessi alla nostra al nostro benessere. Per esperienza, visto che parlo di questi temi con parecchie persone, so che è un messaggio questo che vi sto dando, che a molti non piace e che molti addirittura rifiutano e criticano anche aspramente a volte. Perché? Perché molti purtroppo sono abituati a derogare le proprie decisioni alla politica e all'economia, cioè preferiscono non prendersi responsabilità in questi rami e aspettare che siano gli altri a prendere decisioni per conto loro. Di solito aspettano la politica, perché l'economia, diciamo, è abbastanza passiva, controlla tutto, comanda tutto, ma non ha un fronte pubblico, no? Non la vediamo comandare, la politica la vediamo comandare. Comunque usiamo sia uno che l'altro, sia il potere politico sia il potere economico, molto spesso per decidere al posto nostro. Quindi nessuno vuole pensare di doversi arrangiare da solo al proprio benessere. Molti preferiscono che effettivamente sia la politica e l'economia a pensare al suo benessere, cioè a rendergli un servizio che pagano volentieri, e quindi non è fastidiosa questo messaggio che dice che politica ed economia, su cui questi contavano, sono proprio quelli che invece l'hanno impoverito e non gli daranno una via d'uscita, perché non è quello lo scopo. Quindi è un'idea che so che sarà abbastanza dura da digerire per alcuni. Quindi Evviva la crisi è proprio, diciamo, questa possibilità di prendere al volo questa situazione, capire questa situazione, capire che era voluta e gestita a tavolino per impoverire tutta la società e prendere appunto la palla al balzo e rendersi autonomi, cominciare a pensare al proprio benessere. Cioè dovremmo, come molti, e perché è successo, parte della popolazione ha capito questo messaggio, dovremmo cominciare a capire che se lasciamo in mano al potere politico, al potere economico la nostra vita non andrà mai bene, a meno che non siamo i ricchi e i potenti, quelli che decidono, perché loro decidono per le loro tasche, quindi impoveriscono il resto del paese per diventare più ricchi. Abbiamo fatto appunto il parallelo della tavola proprio per capire questo, perché la tavola rimane senza cibo proprio perché il capo non vuole rimanere senza cibo. Quindi il fatto di far mancare cibo per un po', cioè il denaro, serve proprio a arricchire i più ricchi, no? Serve perché molto più denaro, grazie al fallimento e alla chiusura di posti di lavoro, di banche, fa tornare in circolo quel denaro che se no era, diciamo, seminato all'interno di tutta la società. Minori richieste di denaro verso tutti sono maggiore possibilità di guadagno solo per alcuni. Questo spiega anche un po', ma la butto lì, la approfondirò in un altro momento. Spiega il perché in Italia l'artigianato è praticamente scomparso. L'artigianato abbiamo visto quindi mano a mano nel tempo, negli anni, la diminuzione dell'artigianato. L'artigianato è proprio quello che la politica e l'economia non vogliono, perché l'artigianato
propenso a gestire economicamente il denaro in maniera differente, cioè ci ricordiamo di quando c'era l'artigianato è la persona che usa le proprie capacità, vende il proprio prodotto direttamente, quindi non ci sono intermediari, non c'è giro di soldi dietro il prodotto, e proprio perché lo vende direttamente può accontentarsi di guadagni inferiori, cioè di far girare meno denaro, cioè di arricchire di meno l'economia. L'artigiano era quello che gestiva il denaro in maniera intelligente, non facendo troppi debiti, quindi non ingrassando le banche. L'artigiano era quello che prima di fare un acquisto metteva da parte il denaro, non faceva prestiti, perché sapeva che se poi le cose andavano male, cioè non vendeva poi il prodotto, sarebbe rimasto con i prestiti, cosa che invece in un'economia del debito deve essere fatta, cioè l'economia deve vivere di debiti, deve vivere di prestiti, deve vivere di mutui. L'artigiano sfuggiva a questa logica perché si gestiva in maniera più intelligente il denaro, e quindi ecco che l'artigianato doveva scomparire. Ma parleremo di questo in un altro momento. Quindi per terminare la puntata riprendo il titolo, quindi la crisi è finita, quindi è durata dal 2008 al 2010, inizio 2011. Viva la crisi, perché ci ha fatto capire che non dobbiamo contare su politica ed economia. Loro non pensano a noi, non pensano al benessere della popolazione, pensano al benessere solo di se stessi. La crisi è servita a loro per arricchirsi e per impoverire tutti gli altri, cioè per far girare il denaro nelle loro tasche. Quindi questa è l'occasione, questa crisi finita e questo, diciamo, presa di coscienza che la crisi è finita è servita per capire che dobbiamo tornare a occuparci noi del nostro benessere e non aspettare che sia politica ed economia a farlo. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, quindi creare noi il lavoro e creare noi un'economia più intelligente. Auguro a tutti di aver compreso, e chi non l'ha fatto può fare tranquillamente domande nei commenti del video, e un augurio che mi piace fare è che torni, grazie a questa crisi, che torni l'iniziativa privata, che torni l'artigianato, perché manca all'Italia l'artigianato. L'Italia è famosa nel mondo anche grazie al suo artigianato, e a me è sempre dispiaciuto che l'artigianato non sia più quello di una volta, che sia stato, diciamo, soppresso a favore di un'economia più in scala, più industriale. È un peccato, è veramente un peccato, e mi auguro appunto che questa finta crisi economica, questo impoverimento del paese deciso a tavolino, faccia uscire l'artigianato. E so che lo ha fatto, ma solo in parte, perché in effetti i giovani, che non sono stupidi, hanno capito la cosa, e c'è tanta iniziativa da parte dei giovani verso l'agricoltura e verso l'artigianato. Tanta, ma non abbastanza, e soprattutto non con la mentalità giusta, perché comunque l'artigianato e l'agricoltura tendono a essere abituati anche loro a dipendere dalla politica e dell'economia. Questo è l'errore. L'errore è quello di dipendere dall'economia e dalla politica. Tanto per fare un esempio, una volta il coltivatore partiva da poco, e mano a mano che il suo potere, diciamo, come agricoltore aumentavano gli alberi da frutta, aumentavano diciamo
le piante che poteva sfruttare, reinvestiva in nuove piante, in nuovi alberi, eccetera. Adesso l'agricoltore ha questa mentalità economica che per far partire la sua impresa deve chiedere all'economia qualcosa, e questo è l'errore, dipendere dall'economia, perché ci siamo abituati a volere tutto subito, alla svelta, mentre l'artigiano e il vecchio agricoltore non facevano niente alla svelta, si adattavano ai ritmi del mercato artigianale e della natura per quanto riguarda l'agricoltura. Quando noi ci siamo abituati a voler tutto subito, abbiamo dato il potere in mano all'economia e alla politica, perché vogliamo che qualcuno ci dia quello che vogliamo sempre, subito, senza sforzo, pagandolo per avere questo servizio. Mi auguro che la finta crisi economica che viene pubblicizzata adesso ci faccia capire che quei ritmi e quei servizi non ci servono, possiamo lavorare diversamente. Grazie a tutti, per questo video è tutto. Ciao, ai prossimi video.